Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi vorrei parlare di quei piccoli grandi errori che spesso si fanno nel progettare un soggiorno. Ma prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo. Progettare il soggiorno sembra una passeggiata. In realtà nasconde piccole insidie che possono poi creare ambientazioni che alla fine sembrano mancare di qualcosa. Vediamo gli errori tipici che si fanno nel progettare un soggiorno e come sistemarli. Questo è un errore che capita soprattutto quando la stanza è abbastanza ampia. Si ha la tendenza a sistemare i vari elementi contro i muri, anche se distanti tra loro, per riempire lo spazio. I mobili sembrano sparpagliati qua e là, creando dispersione. La stanza così sembrerà davvero un po' triste e soprattutto senza personalità. Il soggiorno dovrebbe essere accogliente, invitante e favorire la conversazione e le attività intorno ad un punto centrale. Questo punto centrale può essere la televisione, il tavolino o, se sei fortunato, il camino. Se però sei troppo distante da questo punto centrale o se i vari elementi non sono sistemati per enfatizzarlo, lo spazio sembrerà un po' grossolano. Quindi cerca di sistemare gli elementi principali in modo che siano in qualche modo legati l'uno all'altro, magari da un tappeto. Se lo spazio fosse davvero così grande, potresti pensare di creare aree diverse, magari un angolo musica o lettura, oppure una zona conversazione un pochino più intima. Quindi dividi il soggiorno in varie aree e ricordati di non aver paura di mettere il divano in mezzo alla stanza, lasciando quel passaggio dietro. Al contrario, questo è un bel modo di ampliare visivamente lo spazio. Se hai questa fortuna di avere appunto così tanto spazio da poter girare intorno al divano e al poltrone, ti consiglio di decorare gli schienali. Ci sono molti modi per farlo. Per il divano potrebbe essere anche una console o una bella coperta per aggiungere colore e trame. Questi piccoli dettagli renderanno più completo e sofisticato il tuo soggiorno. Il tavolino è l'elemento che in qualche modo, insieme al tappeto, unisce tutti gli altri nel creare la zona di conversazione. È un elemento molto funzionale, oltre che decorativo, perché permette di appoggiare le proprie cose come il telefono oppure vassoi con cibi e bevande se si hanno ospiti. L'errore che spesso viene fatto è di prendere un tavolino troppo piccolo e questo rovina decisamente il progetto dell'arredo del soggiorno. Non solo, in qualche modo restringe anche visivamente lo spazio. Il tavolino va proporzionato rispetto agli altri elementi e dovrebbe essere più o meno 2/3 del divano. Un tavolino grande però potrebbe anche essere caro, ma soprattutto potrebbe essere scomodo se lo si volesse per qualunque ragione spostare. Allora ecco qui un'idea semplice ma efficace, ovvero comprare due tavolini. Possono essere due tavolini identici da affiancare l'uno all'altro, oppure si possono prendere una serie da 2-3 tavolini della stessa forma ma di dimensioni e altezze diverse, ma anche volendo degli stessi materiali ma di dimensioni e di forme diverse. Questo ti permetterà di poterli manovrare molto più facilmente, anche solo per le pulizie, e darà un po' di ritmo alla zona conversazione.
ti dico che quando si prende un tappeto per il soggiorno è importante che sia grande abbastanza da stare sotto almeno ai piedi frontali dei vari elementi per creare una zona di conversazione accogliente, non ti dico nulla di nuovo. C'è però un altro aspetto da tenere in considerazione, ovvero l'orientamento. Il tappeto, che la maggior parte delle volte è rettangolare, deve seguire la forma della stanza. Se lo giri in senso opposto, creerai una sorta di barriera e rimpicciolerai visivamente lo spazio. Il tappeto dovrebbe davvero essere grande e coprire abbondantemente il pavimento e legare insieme gli elementi principali come divano, poltrone e tavolini. È quindi importante prima di tutto valutare il layout della stanza e prendere un tappeto che segua questa forma e sistemare i vari elementi in modo da creare qualcosa di funzionale e armonioso. Un altro errore che spesso si fa nel progettare il soggiorno è non pensare sufficientemente ad elementi per contenere. Per ambienti funzionali e confortevoli è importante davvero avere elementi contenitivi per poter sistemare tutto quello che non è prettamente decorativo. Per questo motivo meglio elementi chiusi in modo da rendere l'ambiente più lineare e pulito. Se lo spazio è piccolo si può pensare ad un tavolino contenitore oppure direttamente il divano contenitore. Naturalmente puoi aggiungere delle ceste che oltretutto daranno, come abbiamo visto tante altre volte, anche un tocco di calore al soggiorno. È possibile che si abbiano due divani uguali, magari un 3 e un 2 posti, e quando si hanno questi due elementi è molto facile vederli posizionati angolarmente, magari con un tavolino o una lampada nell'angolo. Ora questo non è un errore vero e proprio e alle volte non si può fare davvero diversamente, ma rende un po' monotono e sbilanciato il soggiorno. Quando si dovessero avere due divani uguali sarebbe molto meglio metterli uno di fronte all'altro ed eventualmente aggiungere delle sedute ai lati, ma anche solo dei puff. Renderebbe più sofisticato il soggiorno. Se invece sei costretto a mettere i divani in maniera perpendicolare, pensa alla possibilità di prendere un unico divano angolare. Renderebbe tutto un po' più armonioso. Oppure scegli due divani che siano diversi, perché il gioco di colori e forme diverse romperà la monotonia e sembrerà una scelta di design. Un'altra cosa a cui prestare attenzione, che non sempre si fa, è bilanciare correttamente i pesi visibili dei mobili. Cosa intendo? Te lo spiego subito. Ci sono mobili più grandi e visivamente più pesanti rispetto ad altri, tipo una credenza e un divano rispetto a una seduta e una lampada. Questo vale anche quando si parla di altezze. È un errore mettere tutti i mobili pesanti raggruppati insieme da un lato e gli altri nell'altro. È invece importante bilanciare ed alternare pesi ed altezze per un ambiente che sia davvero armonioso e invitanti. Quindi, se per esempio hai un mobile importante da un lato, è importante bilanciarlo dall'altro, magari con un divano e una bella lampada o una pianta bella alta. Per bilanciare inoltre può essere d'aiuto la teoria del colore. Colori come rosso e giallo hanno pesi visivi molto potenti e piccole dosi di quel colore possono aiutare a bilanciare un elemento un po' più grande dall'altra parte. Ormai me lo hai sentito dire davvero tantissime volte, fino alla nausea, ma la luce è quello che fa la differenza in un buon progetto di design.
Avere più punti luce è sempre importante, ma lo diventa ancora di più in un soggiorno per creare la giusta atmosfera. La luce generale a soffitto, anche fosse un bellissimo lampadario, non è assolutamente sufficiente. Quando si progetta un soggiorno è bene pensare anche a piantane e lampade da tavolo. Questo serve a dare profondità e a creare un po' di atmosfera, rendendo lo spazio invitante e confortevole, oltre che funzionale. Potrai infatti accendere la o le luci che servono a seconda dell'attività da svolgere. Prima ho parlato di decorare il dietro di un divano quando questo si trovasse lontano dai muri e ho parlato di console. Lì potrebbe essere un ottimo posto dove mettere una bella lampada. Chiaro è che bisogna fare attenzione ai fili, non si devono vedere, quindi se devi ristrutturare potresti anche pensare di mettere una presa a pavimento. E questo è uno dei motivi per cui insisto tanto nel dire che è importante fare un progetto dettagliato anche dei mobili quando si ristruttura casa. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se poi non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie davvero per essere stato qui con me. A presto, ciao!